Ti sei mai fermata a pensare a cosa gli uomini rispettano davvero in una donna? Cosa, in realtà, tocca le loro emozioni e crea una connessione più forte? Te lo dirò, è una donna con limiti chiari e ben definiti. Esatto, limiti. Ora, potresti chiederti, ma cosa sono esattamente questi limiti? Sono standard chiari che stabilisci per proteggere il tuo benessere. Sono come una recinzione invisibile intorno a te, che definisce dove inizia il tuo spazio e dove finisce quello degli altri. E sai cosa succede quando non stabilisci questi limiti? Immagina una bolla intorno a te, che rappresenta i tuoi valori, le tue convinzioni e la tua pace interiore. Se questa bolla non è solida, se non ha forza, inizi a cedere. Cominci a compiacere gli altri, a perdere la tua essenza e, ancora peggio, a disconnetterti da chi sei veramente. Benvenuta su Emozioni e Connessioni, il canale dove esploriamo ciò che realmente fa funzionare le relazioni, con profondità e autenticità. Qui andiamo oltre le parole e i sentimenti, cercando l'essenza delle connessioni umane. Voglio mostrarti come stabilire questi limiti in modo potente, creando ammirazione e rispetto. Parleremo dei diversi tipi di limiti che possono trasformare le tue relazioni e creare connessioni emotive più profonde con gli uomini. Resta con me, perché quello che condividerò cambierà il modo in cui vedi le tue relazioni. Ti sei mai fermata a riflettere su come condividi i tuoi sentimenti con gli altri? O, ancora più importante, su come ti senti quando lo fai? I limiti emotivi sono proprio questo. Il modo in cui gestisci le tue emozioni e come scegli di condividerle o persino di custodirle per te stessa. Non riguardano solo ciò che esprimi, ma anche ciò che decidi di non rivelare. Ora, immagina che ogni volta che condividi qualcosa di profondo ti senti in colpa o a disagio per esserti aperta. Questo è un segnale chiaro che i tuoi limiti emotivi sono fragili. Ti è mai capitato? Quella sensazione di aver dato troppo di te stessa e, alla fine, di sentirti vuota, in colpa o persino spaventata all'idea che la tua vulnerabilità possa essere percepita come debolezza? Ecco un punto cruciale. Attenzione allo scarico emotivo, sai, quelle situazioni in cui l'altro riversa su di te tutte le sue lamentele e frustrazioni, senza alcun riguardo o reciprocità. Questo può essere estremamente logorante, soprattutto quando sei già emotivamente esausta. E sai cosa succede quando non hai limiti in questo ambito? Ti ritrovi a farti carico delle emozioni altrui, anche quando fai fatica a gestire le tue. Quindi, ti invito a riflettere, ti sei mai concessa il permesso di avere questi limiti emotivi? Stai permettendo che la tua pace interiore venga rispettata o ti sei lasciata travolgere dalle pressioni esterne, ritrovandoti esausta? Stabilire limiti emotivi non è egoismo, è una forma di autopreservazione, e questo, cara mia, è uno dei più grandi atti d'amore verso te stessa che tu possa compiere. Quando inizi a comprendere e applicare i tuoi limiti emotivi, ti rendi conto che non sei obbligata a portare il peso delle emozioni di tutti quelli che ti circondano. Questo vale anche per gli uomini con cui ti relazioni. Non è tua responsabilità essere sempre il sostegno emotivo su cui lui si appoggia, soprattutto se questo ti svuota. Al contrario, hai il diritto di scegliere cosa condividere, quando farlo e con chi. Questo non significa essere fredda o distante, ma piuttosto preservare la tua energia per quei momenti in cui puoi essere presente in modo equilibrato. Inoltre, stabilendo questi limiti, mandi un messaggio chiaro, ti rispetti e, di conseguenza, ti aspetti lo stesso rispetto dagli altri. Paradossalmente, ciò rende le connessioni emotive ancora più profonde e autentiche. Quando impari a bilanciare il dare e il ricevere emotivo, crei spazio per relazioni sane, in cui le emozioni vengono condivise in modo reciproco, e non come un peso da sopportare. Ti sei mai resa conto di quanto il tempo sia uno dei nostri beni più preziosi? Tutti abbiamo 24 ore al giorno, ma ciò che facciamo con quel tempo fa tutta la differenza. E se tu non valorizzi il tuo tempo, come puoi aspettarti che gli altri lo facciano? I limiti legati al tempo e all'energia riflettono proprio questo, dare valore a ciò che possiedi e stabilire un rispetto reciproco per come il tempo viene utilizzato all'interno di una relazione. Diciamoci la verità,
Quante volte hai accettato scuse da qualcuno che ha annullato un impegno, ripetutamente, senza una buona giustificazione? Quell'amico, o magari quell'ex partner, che dice sempre non posso adesso o sentiamoci più tardi. Se cominci a tollerare queste situazioni, stai in realtà permettendo che il tuo tempo venga svalutato. E quando ciò accade, ti ritrovi sempre più stanca, come se stessi dando senza ricevere nulla in cambio. Ecco perché è fondamentale stabilire un limite chiaro: il tempo è prezioso. E nessuno che ti valorizzi davvero lo ignorerà. Mantieni le distanze da chi costantemente manca di rispetto a questo spazio, come quegli ex insistenti che cercano di rientrare nella tua vita senza considerare ciò che hai costruito dopo la fine della relazione. Il tuo tempo e la tua energia meritano di essere dedicati a chi comprende il loro valore, non a chi prende senza restituire nulla. Quando stabilisci limiti chiari riguardo al tuo tempo e alla tua energia, inizi a notare come questo semplice gesto possa trasformare il modo in cui le persone ti trattano. Immagina che, invece di permettere agli altri di entrare e uscire dalla tua vita a loro piacimento, tu diventi più selettiva su dove e con chi investi il tuo tempo. Questo non significa essere egoista, ma piuttosto essere intelligente. Capirai che, valorizzando il tuo tempo, crei una dinamica in cui anche gli altri iniziano a rispettare questo spazio. Capiranno che il tuo tempo ha un valore e che non sei più disposta a lasciarlo sprecare con chi non è genuinamente impegnato. Anche con l'energia, il discorso è simile. Quando scegli dove investire la tua energia emotiva, ti accorgi che la tua vitalità si rigenera nelle interazioni giuste. Invece di sentirti svuotata da persone che ti trascinano verso il basso, ti senti rinnovata da chi ti ispira, ti motiva e ti rispetta. Allontanandoti da relazioni che consumano costantemente la tua energia, crei spazio per connessioni più profonde e autentiche, che valgono davvero la pena. Stabilire questi limiti di tempo e di energia è anche un riflesso di come vedi te stessa. Se ti percepisci come una persona di valore, con obiettivi e sogni propri, il tempo e l'energia che investi non vengono dati senza criterio. Sono un dono prezioso, un bene che condividi con chi dimostra rispetto e reciprocità. Questo, in definitiva, crea un circolo virtuoso di rispetto reciproco, in cui gli altri iniziano a trattarti con maggiore considerazione perché capiranno che tu sai esattamente ciò che meriti. E una piccola pausa. Se ti sta piacendo questo contenuto e vuoi imparare ancora di più su come rafforzare le tue relazioni e comprendere meglio le emozioni umane, approfittane ora e iscriviti al canale Emozioni e Connessioni. Qui esploriamo insieme strade per creare connessioni più autentiche e profonde. E non dimenticare di attivare la campanella, perché ci sono tanti altri contenuti incredibili in arrivo. Ora torniamo al tema, perché sta diventando sempre più interessante, vero? I limiti intellettuali sono uno dei pilastri più sottili, ma essenziali, in ogni relazione. Non riguardano solo ciò in cui credi, ma anche il modo in cui ti aspetti che le tue convinzioni e i tuoi valori siano rispettati da chi ti sta accanto. Ognuno di noi ha una visione unica del mondo, e questa deve essere rispettata. Ma cosa fare quando le tue opinioni si scontrano con quelle di qualcun altro? La risposta sta nel rispetto della diversità. Non si tratta di trovare qualcuno che condivida esattamente le tue stesse convinzioni, ma di trovare qualcuno che sappia rispettare la tua visione del mondo, anche se diversa dalla sua. Quando stabilisci limiti intellettuali, stai affermando che, per te, la base di qualsiasi relazione sana è l'accettazione delle differenze. Invece di cercare di convincere l'altro che il tuo punto di vista è l'unico valido, impari a convivere con le diversità e a vederle come opportunità di crescita. Immagina di avere un partner che, invece di entrare in discussioni interminabili, comprenda che, anche se le opinioni possono essere diverse, è il rispetto reciproco a rafforzare il rapporto. Questo non significa evitare dibattiti o scambi di idee, ma sapere quando una conversazione sta diventando un conflitto irrisolvibile e stabilire un limite per preservare l'armonia. Un consiglio pratico è questo: cerca partner che condividano naturalmente i tuoi valori. Questo non significa trovare qualcuno identico a te, ma qualcuno con cui le tue convinzioni e la tua visione del mondo non diventino un terreno di scontro.
La compatibilità dei valori aiuta a evitare futuri attriti e crea una base solida per una relazione in cui le discussioni possono essere sane e arricchenti, e non una fonte costante di frustrazione. Quando trovi qualcuno che comprende e rispetta le tue convinzioni, hai un terreno fertile su cui costruire qualcosa di più profondo e duraturo. Stabilire limiti intellettuali è anche un modo per proteggere la tua pace interiore. Quando ti permetti di essere ciò che sei, con le tue convinzioni e opinioni, senza la pressione di dover cambiare per compiacere qualcuno, preservi la tua autenticità. Spesso ci troviamo in situazioni in cui vogliamo compiacere l'altro a tutti i costi, anche a scapito delle nostre convinzioni più profonde. Questo può generare disagio, perché sappiamo, in fondo, di star sacrificando una parte della nostra essenza. Stabilendo limiti intellettuali chiari, stai dicendo questo sono io, e chi ti accompagna in questo cammino deve essere in grado di comprendere e rispettare ciò, non solo accettarlo, ma apprezzare le tue idee. Inoltre, creare questi limiti ti permette di evitare relazioni basate sulla superficialità. Quando trovi qualcuno che rispetta la tua visione del mondo, che è disposto ad ascoltare e imparare dalle tue prospettive, crei una base solida per conversazioni significative. Invece di partecipare a dibattiti solo per vincere, gli scambi diventano un mezzo di arricchimento reciproco. Il confronto di idee non è più una competizione, ma un'opportunità di crescita. E quando ti circondi di persone che rispettano i tuoi limiti intellettuali, costruisci una rete di supporto in cui la diversità di pensiero è valorizzata, non motivo di conflitto. Questo tipo di relazione rafforza la comprensione e apre le porte a connessioni più profonde. I limiti fisici sono una delle forme più potenti per proteggere se stessi in qualsiasi relazione, poiché coinvolgono il proprio corpo, il proprio spazio e la propria sicurezza. Spesso ci troviamo in situazioni in cui sentiamo di dover cedere per compiacere gli altri, specialmente quando emerge la pressione di andare oltre ciò che ci fa sentire a nostro agio. Ma non dimenticarlo mai, il tuo corpo, le tue regole. Non compromettere mai il tuo comfort o la tua sicurezza per soddisfare le aspettative di qualcuno, che sia durante un appuntamento o in un'amicizia. La tua pace e il tuo benessere devono essere al primo posto, e questo è qualcosa che non dovresti mai negoziare. Quando stabilisci limiti chiari riguardo all'intimità, crei una barriera che protegge il tuo spazio personale ed emotivo. Questi limiti non solo definiscono ciò che è accettabile, ma allontanano anche chi potrebbe avere intenzioni irrispettose o manipolative. Le persone che rispettano i tuoi limiti fisici dimostrano maturità, considerazione e rispetto per te come essere umano. E quando qualcuno tenta di oltrepassare questi limiti, è un segnale chiaro che è il momento di prendere le distanze. Stabilire tali confini non è un atto di egoismo, ma di autoprotezione e cura di sé. Funzionano come un modo per preservare la tua dignità, la tua autostima e, soprattutto, per garantire che qualsiasi relazione tu abbia sia basata sul rispetto reciproco, e non su pressioni o manipolazioni. I limiti fisici non riguardano solo l'intimità in una relazione romantica, ma anche il modo in cui permetti agli altri di interagire con il tuo spazio personale in generale. Quando definisci dove si trova il tuo confine, ti proteggi da invasioni fisiche, che si tratti di un tocco indesiderato o di aspettative oppressive riguardo al tuo corpo. Una situazione comune è quando qualcuno tenta di invadere il tuo spazio personale in modo sottile o diretto, e senti la pressione di cedere per non sembrare scortese o antipatica. Questo tipo di comportamento può iniziare in modo innocuo, ma col tempo può causare un enorme disagio. È fondamentale imparare a riconoscere queste situazioni e a dire no quando senti che qualcosa ha superato il tuo limite. La parola no è uno dei più grandi atti di rispetto per se stessi che puoi compiere. Stabilire e mantenere limiti fisici ha anche un effetto trasformativo sulla tua autostima. Quando sei ferma e chiara su ciò che accetti e ciò che non accetti, stai comunicando al mondo che ti rispetti e che non hai bisogno di sottometterti a nessuno per sentirti valorizzata. Questo atteggiamento crea uno spazio per relazioni più sane e autentiche, dove il rispetto reciproco è la base. Inoltre, rispettando i tuoi stessi limiti, insegni agli altri a fare lo stesso. Le persone che ti rispettano tendono ad essere quelle che comprendono l'importanza di onorare i propri limiti, e ciò rafforza la dinamica di qualsiasi relazione.
Relazioni sane ed equilibrate si costruiscono su questo reciproco rispetto delle necessità fisiche ed emotive di ciascuno. D'altra parte, coloro che non rispettano i tuoi limiti fisici dimostrano chiaramente di non essere interessati al tuo benessere. Possono cercare di manipolare le situazioni, forzando l'intimità in momenti in cui non sei pronta o a tuo agio. Questo non solo mina la tua autostima, ma può anche causare disagio fisico ed emotivo a lungo termine. Pertanto, stabilire limiti non è solo una forma di difesa, ma un modo per rafforzare la tua posizione e garantire che qualsiasi relazione in cui ti coinvolgi sia basata sul rispetto, sulla considerazione e, naturalmente, sul consenso reciproco. I limiti finanziari sono spesso un terreno delicato ma essenziale in qualsiasi relazione sana. La dipendenza finanziaria può rappresentare un grande ostacolo per l'autonomia e l'autostima, creando uno squilibrio di potere che danneggia la relazione. Evitare questa dipendenza significa garantire il controllo sulla propria vita finanziaria e poter prendere decisioni in modo indipendente, senza dover dipendere da nessuno per la propria stabilità. Questo non implica vivere in isolamento o disconnessi, ma piuttosto stabilire una chiara comprensione delle finanze e assicurarsi di non trovarsi in una posizione vulnerabile. Spesso, il denaro diventa un fattore di tensione e, in assenza di trasparenza, può trasformarsi in una fonte di manipolazione o risentimento. Per questo motivo, discutere apertamente di questioni finanziarie con il partner, specialmente in una relazione seria, è fondamentale per evitare incomprensioni e garantire che entrambi siano sulla stessa lunghezza d'onda. Se si decide di avere conti in comune o separati, questa scelta dovrebbe essere affrontata in modo onesto e senza tabù. Se ciascuno ha un approccio diverso verso il denaro, è importante affrontare queste differenze con maturità e rispetto, per trovare un compromesso che funzioni per entrambi. In ogni relazione, la chiarezza sui limiti finanziari crea una base solida di fiducia, dove entrambi i partner si sentono in grado di contribuire in modo equo, senza pressioni o insicurezze. La trasparenza finanziaria non è solo una pratica utile, ma anche una questione di rispetto reciproco. Quando si permette al denaro di diventare una fonte di conflitto, si lascia spazio al disprezzo e alla manipolazione. Discutendo apertamente e sinceramente del futuro finanziario della relazione, non solo si rafforza il legame con l'altro, ma si garantisce anche la propria indipendenza e dignità. Stabilire limiti finanziari chiari è uno dei passi più importanti per costruire un rapporto equilibrato e armonioso, in cui entrambi i partner possano prosperare senza sovraccarichi emotivi o economici. I limiti finanziari sono fondamentali anche per evitare che un partner si senta sopraffatto o non rispettato, specialmente in situazioni di grandi responsabilità economiche. Se un partner si assume più responsabilità di quanto dovrebbe o se la propria contribuzione viene sottovalutata, ciò può portare a risentimenti a lungo termine. Invece di ignorare queste questioni, è importante instaurare un dialogo aperto su chi fa cosa e perché. Questo crea un ambiente di equilibrio e comprensione reciproca, in cui entrambi i partner sentono che le responsabilità finanziarie sono distribuite in modo equo e trasparente. Inoltre, prendersi cura dei propri limiti finanziari non solo protegge la propria autonomia, ma può anche ispirare il partner a riflettere sul valore dell'indipendenza economica. In relazioni sane, entrambi i partner dovrebbero sostenersi a vicenda senza diventare dipendenti l'uno dall'altro. Creare e rispettare limiti finanziari aiuta a preservare l'integrità della relazione, offrendo un percorso verso stabilità e sicurezza per entrambi, evitando che il denaro diventi una fonte di stress o controllo. Ora, pensa con me, quale di questi 5 tipi di limiti pensi sia più difficile da implementare nella tua vita? Sarà quello emotivo, dove devi esprimerti senza paura di essere giudicata? O forse quello fisico, dove devi stabilire uno spazio sicuro per te stessa, senza preoccuparti di compiacere gli altri? Scommetto che molti di noi affrontano queste sfide, vero? Stabilire limiti può generare un po' di tensione, soprattutto all'inizio, ma è un passo fondamentale per garantire rispetto e armonia in ogni relazione. Dopotutto, senza limiti chiari, come fare a sapere dove inizia la tua libertà e dove finisce quella dell'altro? Ecco un consiglio che potrebbe cambiare tutto: preferisci essere rispettata piuttosto che essere semplicemente ben voluta.
Spesso cerchiamo di essere amate o accettate, ma senza il giusto rispetto, qualsiasi relazione diventa fragile. Quando adotti la mentalità di stabilire i tuoi limiti in modo fermo, rafforzi la tua autostima e crei relazioni più sane ed equilibrate. Questo è il vero segreto per essere valorizzata, non solo dagli altri, ma anche da te stessa. Ora, voglio sentire la tua opinione. Sapevi già tutto questo? Quali di questi limiti hai dovuto mettere in pratica? Hai storie da raccontare su come le relazioni siano cambiate quando hai cominciato a stabilire i tuoi limiti? Commenta qui sotto. E, naturalmente, se ti è piaciuto questo contenuto e vuoi sapere di più su come migliorare le tue connessioni, iscriviti al nostro canale Emozioni e Connessioni. Siamo qui per aiutarti a creare relazioni più profonde, autentiche e rispettose.